Benvenuti a Parole di Psicologia. Chi nella vita non ha mai provato a trovare, a cercare una definizione per l'amore? Che non è cosa facile, probabilmente è anche cosa virtualmente impossibile. Una bella definizione la diede Platone quando disse che l'amore è il desiderio di possedere il bene per sempre, in qualche modo andando a trovare tre punti connessi all'amore, che è il possesso, per cui un desiderio non di condivisione ma univoco per sé, una cosa per sé, il bene, cioè la persona che amiamo rappresenta il nostro bene, e il per sempre, cioè il fatto che quando una persona ama non vede la fine della relazione, ma anzi spera che questa relazione possa durare per sempre. D'altro canto siamo aperti ad altre interpretazioni. Vi faccio una domanda provocatoria. Se vi dicessi che con la persona che amate non potrete fare sesso da oggi fino alla fine, stareste con questa persona? Quindi, quanto conta il sesso, la possibilità di fare sesso nella definizione di amore? Oppure, altra domanda provocatoria, con una persona avete una grande chimica, grande affinità sessuale, una bellissima sessualità, fate dei progetti insieme, ma in questa relazione c'è una scarsa condivisione intima. Allora la domanda è, con una persona con la quale avete una grande chimica, eccetera, stareste se con questa persona voi non riusciste e questa persona non riuscisse con voi a condividere le cose private, la propria intimità, le cose private della propria vita? Oppure ancora, una persona con la quale i rapporti sessuali sono eccezionali, con la quale c'è una grande intimità, però non c'è nessuna progettualità. Stareste insieme a una persona di questo tipo, cioè che vi fa sentire realizzati a letto, con la quale vi realizzate sessualmente, con la quale condividete una grossa dimensione di intimità, ma tuttavia che non ha nessuna progettualità per il futuro? Bene, anche in questo caso, come avrete notato, sono andato a toccare tre aree, le quali furono sottolineate nell'88 da un tale Sternberg, uno psicologo Sternberg, che parlò della teoria triangolare dell'amore. Sostanzialmente per Sternberg l'amore è spiegabile, concettualizzabile come un triangolo che ha ai propri vertici questi elementi: intimità, passione e commitment, cioè impegno. Un amore compiuto e che ha quindi possibilità di durare è un amore che ha, come dire, pieni entrambi questi angoli, o comunque c'è un equilibrio fra la passionalità, l'impegno e lo scambio intimo, lo scambio, come dire, intimo spirituale. Se invece c'è la saturazione di uno dei due angoli a discapito di un terzo, per cui c'è grande passione, grande intimità ma non progettualità, oppure progettualità e intimità ma non passione, eccetera, in base alle varie configurazioni, avremo delle forme di amore che è scorretto dire imperfette, tuttavia che si configurano in una maniera particolare. Quindi se per esempio avessimo il fattore intimità saturato a discapito degli altri due fattori, avremmo un amore di tipo amicizia, oppure avremmo un amore romantico se manca l'impegno a vantaggio della passione e dell'intimità, oppure avremo un amore, come ha definito lo studioso, sciocco, per cui un po' vuoto, se ci sarà il fattore passione e il fattore progettualità, ma non c'è il fattore intimità. Naturalmente non è la parola definitiva, non può essere la parola definitiva su cosa possa essere l'amore, tuttavia credo che le riflessioni di Sternberg siano molto interessanti. Fra l'altro c'è in giro un questionario che può definire in qualche modo la vostra relazione, è un questionario standardizzato, credo, sulla popolazione più che altro estera, statunitense o inglese, però comunque qualche indicazione, dato che comunque la società è quella occidentale, qualche indicazione la può dare anche a noi se volessimo indagare questa cosa. Lascio a voi eventuali riflessioni ulteriori su cosa può essere l'amore per voi, perché in realtà ognuno giustamente ha una sua visione
personale e soggettiva della cosa e ben venga. Un saluto e al prossimo video.